Ciao a tutti ragazzi, sono Victor, benvenuti in questo nuovo video e oggi siamo qua con Giacomo Freddi, un mio ex collega di università e cofondatore di Fotspar, giusto? Abbiamo già parlato di Fotspar e molti mi hanno già chiesto che cos'è Fotspar e insomma di che cosa si occupa, qual è la realtà di Fotspar. Quindi inizia per piacere a spiegarci un po' che cos'è e come nasce. Allora, Fotspar è un NGO che è stata fondata da 3 ragazzi in Spagna, me, Ruben e Victor, e nasce dall'esigenza nostra di sostanzialmente fare qualcosa nel nostro tempo libero che riporti al volontariato o a qualunque tipo di causa sostenibile. Noi veramente pensiamo che, soprattutto in questo periodo, ognuno di noi per il nostro futuro debba utilizzare parte del suo tempo in questa direzione. L'idea in particolare nasce dall'esigenza di, un'azione efficace nella direzione di realtà che oggi appunto si fanno sempre più potenti, come ad esempio i cambiamenti climatici e problemi umanitari di qualunque tipo, assieme al bisogno di spingere la moda sostenibile verso un orizzonte più grande. Ok, quindi c'è il doppio obiettivo alla fine della fiera, cioè sia quello appunto del discorso umanitario, ecologico eccetera, sia quello anche di spingere un settore tra virgolette del mercato in una direzione. Partire dalla moda, spostarla verso il sostenibile e al contempo focalizzarsi sul resto. E quindi qui abbiamo inquadrato un po' il contesto, diciamo, di questa NGO, quindi una organizzazione non governativa, giusto? Esatto. Però che target di persone sono coinvolte? Cioè quanti siete, chi siete e perché proprio voi? Allora, l'idea nasce da studenti ed è fatta per studenti, quindi il nostro obiettivo è quello di mettere insieme le nuove generazioni e per dare a tutti un obiettivo comune. Essendo un NGO noi abbiamo bisogno di molto lavoro e soprattutto dai primi momenti abbiamo cercato molta gente che si unisse, ci desse una mano. Questo ovviamente ha reso le cose molto complicate perché gestire il lavoro di tante persone non è semplice. Sì, quindi non c'è una località precisa, una nazione, ok? No, può coinvolgere potenzialmente chiunque. L'idea è di mettere insieme gli sforzi di tutti quanti. E comunque il target sarebbe lo studente, diciamo, lo studente generale. Studente, lavoratori, nuove generazioni soprattutto, collegate con social media, computer, videochiamate in ogni angolo del mondo. Tutti i mezzi che ci vengono resi disponibili oggi. Esatto, ci piace dire che Fotspar è fatta dalle nuove generazioni per le nuove generazioni. Bella questa frase, sì. Ok, finora abbiamo inquadrato quindi chi lavora con Fotspar e qual è, diciamo, il contesto generale, ma a livello pratico, come Fotspar si occupa in maniera pratica di raggiungere l'obiettivo che si è prefisso? La nostra unità di base è quella della collaborazione. Noi ci poniamo l'obiettivo di firmare appunto collaborazioni tra un brand sostenibile e un NGO. Il progetto ovviamente parte dal modificare alcuni capi di abbigliamento provenienti dal brand in supporto a una causa particolare della collaborazione, vendere appunto questi capi di abbigliamento per lo stesso prezzo, quindi nessun sovrapprezzo, nulla di nuovo, semplicemente raccogliere il denaro da questa collaborazione e utilizzare dunque il denaro per supportare un progetto particolare sostenuto dall'NGO. Quindi non facciamo una donazione, quello che vogliamo fare noi è scegliere un progetto particolare, capire quanto denaro abbiamo bisogno per poterci permettere di sostenerlo e poi trovare un NGO che appunto si faccia si occupi del progetto in maniera pratica, diciamo. Esempio veloce: durante questa Collaboration Zero siamo stati in grado di vendere 40 magliette fatte da un brand chiamato Residus, svedese, e 100% sostenibile, 100% ethical working conditions. Con il denaro che abbiamo raccolto siamo stati in grado di comprare 50 food kit per 50 diverse famiglie in India, un paese chiamato Pune, molto colpito dal coronavirus. E appunto siamo stati in grado di nutrire 50 famiglie di 4-5 membri l'una per un mese. Siamo molto fieri. Sì, quindi un obiettivo, diciamo, che così ad occhio può sembrare piccolo, però è l'inizio di qualcosa di più grande, chiaramente. Quindi riassumendo un po', Fotspar si occupa di magari raccogliere i fondi tramite queste campagne e poi si appoggia ad altre NGO per realizzare poi il progetto concretamente. Esatto. Ovvio che queste NGO principalmente devono essere attive, anche per questo motivo qui noi di solito prediligiamo un certo tipo di NGO magari più piccolo, magari non super sviluppato. Ok. Anche perché noi cerchiamo un rapporto diretto che possiamo ottenere. Esatto, che è fondamentale. E da qui mi viene un'altra domanda. Ci sono tantissime NGO, chiaramente, ci sono tantissimi enti che fanno quello che fate voi. Perché voi vi differenziate dagli altri? Cioè io vado su un sito, vedo la vostra iniziativa e mi chiedo perché devo unirmi a loro piuttosto che a un'altra realtà.
Allora, così a freddo i motivi principali mi viene da dire sono due. Ma a me non è mai capitato di sentire di NGO che si focalizzasse sulle nuove generazioni, si facesse forte degli strumenti di cui che abbiamo a disposizione e li utilizzasse appunto per un fine meritevole. E il secondo punto importante è che noi, assieme alle nostre collaborazioni, non richiediamo delle donazioni, o meglio, richiediamo delle donazioni ma in cambio di qualche cosa. Quindi ci teniamo sempre a dimostrare con i fatti, con l'abbigliamento, con l'attività di marketing che facciamo, che quello che facciamo appunto ha un riscontro positivo, misurabile, e ci teniamo appunto a differenziarci da tutte le altre NGO in questo senso qua. Quindi non verrà mai chiesta una donazione dove appunto magari uno non sa che fine fanno i propri soldi, sì, li metto qui ma poi come vengono utilizzati o questo tipo di cose. Ecco, questa è la cosa fondamentale, perché penso che sia il dubbio, diciamo, maggiore, no, della persona, del donatore, no? Dice io metto i soldi in questa cosa ma dove vanno poi effettivamente? Quanti di questi soldi arrivano alla causa che io sto sostenendo in maniera reale? Esatto, dal nostro punto di vista è esattamente così, quindi scegliamo un progetto preciso, lo facciamo chiaro fin dall'inizio e il cliente da sempre saprà che nel momento in cui compra quella maglietta sa che i soldi verranno interamente utilizzati per quel progetto in particolare. Bene, quindi finora abbiamo inquadrato un po', diciamo, gli argomenti principali di Foodspar. Adesso voglio farti qualche domanda un pochino più... voglio andare un pochino più a scavare perché voglio sapere tutto. Ad esempio, hai detto che prediligete un certo tipo di NGO. Quali NGO avete intenzione di sostenere, di aiutare, di collaborare? Allora, la prima con cui abbiamo collaborato è stata appunto Punk, una NGO indiana che appunto si occupa di distribuire food kit per la popolazione in difficoltà. Come ho detto prima, appunto ci focalizziamo su quelle NGO più piccole, spesso promosse da giovani, quindi su questa caratteristica, almeno questa è una caratteristica che torna spesso all'interno di Foodspar, quindi la giovane età e questo tipo di cose. E il modo con cui ci mettiamo in contatto con loro spesso è proprio per contatti personali nostri, quindi cerchiamo sempre una persona in comune, un po' di passaparola, diciamo, tramite il passaparola vi riuscite a mettere in contatto. Dal nostro punto di vista è lo strumento più potente che abbiamo per trasmettere i nostri valori e per capire se dall'altra parte appunto c'è lo stesso ritorno. Le prossime NGO con cui probabilmente cercheremo di collaborare vengono da diverse nazioni del mondo, alcune in particolare in Spagna, alcune sono appunto provenienti da realtà molto vicine, ad esempio Barcellona o Parigi, però appunto non faremo nomi perché staremo a vedere che cosa ci porta. Non dire gatto finché non l'hai nel sacco. Giustamente, ci sta. Alla stessa maniera in cui Foodspar si concentra su certe ONGO, immagino si concentri anche su certi temi. Qual è il tema più caro? Non lo so, energie rinnovabili, sistema sanitario, aiuti sanitari, la fame, non lo so. Allora, uno dei nostri obiettivi, dato che sosteniamo appunto progetti umanitari sostenibili in tutto il pianeta, è quello di partire dai 17 Sustainable Development Goals, e partendo da quello noi in teoria ogni collaborazione cerchiamo di variare, dare un contributo su aspetti diversi. Ovviamente alcuni di questi sono più vicini a quello che facciamo noi, ad esempio il numero 12 su un consumo più attento e più contenuto, e oppure il numero 13 ad esempio sui cambiamenti climatici. Ovviamente questi problemi nascono dall'industria fashion in particolare, che è la seconda più grande inquinatrice al mondo. Non lo sapevo. Veramente? Non si direbbe, ma... No, non l'avrei mai detto, giuro. E per questo motivo cerchiamo soprattutto di dare una mano in questa direzione, ma ci sono obiettivi anche sull'innovazione industriale sostenibile o sulla fame nel mondo, tutte queste cose ovviamente. Il che mi porta all'ultima domanda che ti volevo fare, che abbiamo detto che in questo caso campagna è stata ad esempio una maglietta, quindi in generale vi concentrate sul fashion, diciamo, sull'abbigliamento, ma farete solo quello o c'è in progetto qualcos'altro? Allora, noi partiamo dal fashion appunto perché ti ho detto che uno dei nostri obiettivi fondamentali è quello di muovere l'industria fashion prima di tutto. Non saranno solo magliette, ma cercheremo di variare e di saranno un apparel, diciamo, completo. Di costruire un vero e proprio wardrobe in cui uno volendo può avere brandizzato Foodspar, certo. Per il futuro abbiamo dei progetti che non riguardano l'abbigliamento, anche perché per noi il network, ad esempio, un possibile network che viene a crearsi di persone motivate, giovani, con degli strumenti potenti a disposizione, che magari ha solo bisogno di sostentamento, che può venire da tutte le parti del mondo, è fondamentale. Quindi nei nostri obiettivi c'è anche quello di costituire una vera e propria piattaforma per questo tipo di persone che magari propongono diversi obiettivi e trovano il supporto di cui
cui necessitano. Assieme a questo, ovviamente, quello che diventerà Foodspar nel futuro potrebbe essere presto per chiederselo, però noi cercheremo di far funzionare le cose dal punto di vista della moda innanzitutto, e poi vedremo se ovviamente si apre un'altra opportunità, siamo sempre disponibili. Bene Jack, direi che abbiamo spiegato più o meno tutto quello che c'è da spiegare. Se siete interessati ovviamente potete andare a visitare la pagina Instagram di Foodspar oppure il sito internet che vi lascio in descrizione, nel caso in cui vogliate approfondire un po' la questione e vedere che succede. Ti faccio un'ultima domanda così a bruciapelo, proprio per come descriveresti Foodspar in 3 parole? Innanzitutto sceglierei 3 parole in inglese a rappresentare la comunità internazionale, certo, giustamente. E le 3 parole sarebbero innanzitutto young, perché è da dove veniamo e dove vogliamo andare. Collaboration, perché senza una collaborazione efficace nulla sarebbe possibile. E aggiungerei future alla fine, perché tutto quello che stiamo facendo è appunto per risolvere grandi problematiche per un futuro migliore su di cui noi contiamo. Leave your footprint on the planet. Be part of Foodspar. We will come back soon. So, stay tuned.